Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Leone, ascendente Leone, Luna o Venere in Leone. Andiamo a vedere questa Venere in Ariete dal 5 al 29 aprile cosa ti porterà. Allora, mettiamoci prima di tutto le carte degli oracoli. Vediamo cosa ti porterà questa Venere in Ariete, Leone. Vediamo un po' da che energia partiamo. Fusione di sentimenti. Qua mi parla di una fusione di sentimenti, di qualcosa corrisposto. Una fusione di sentimenti, c'è proprio qualcosa di corrisposto, di... Vediamo un po' di idilliaco, direi. Vediamo. Bambini, mi parla di nuovo inizio con i bambini. Cosa ti porta ancora? Il momento presente, guarda, ti porta qualcosa di molto grosso che ha a che fare qui e ora, ha a che fare con un nuovo inizio. Tutti i bambini sono un nuovo inizio, no? Il momento presente, proprio in questi giorni, dal 5 al 29 aprile, ci sarà qualcosa che ha a che fare con un nuovo inizio. Vivrai un nuovo inizio che ha a che fare o con una fusione di sentimenti con qualcuno, o con un nuovo inizio, incontrerai qualcuno, una persona. Momento presente, andiamo subito a vedere di che cosa si tratta. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Situazione attuale nell'amore per le mie ragazze e i miei ragazzi del Leone. Situazione attuale. La forza, qua ci sei tu. La forza mi parla sia che ci può essere tensione con qualcuno in questo momento, e mi parla anche del fatto che tu vuoi ottenere successo in ciò in cui stai credendo, se credi in una relazione vuoi avere successo in quella relazione, stai mettendoci tutta te stessa o tutto te stesso in questa relazione, oppure mi parla anche del recupero delle tue forze, del recupero delle tue forze, del recupero delle tue re di bastoni, qua ci sei tu. Mi parla del fatto che ti vedo molto forte rispetto alla conquista, ti vedo alla conquista, va bene? Oppure stai connettendo con una persona del tuo stesso segno, anche Ariete, Leone, Sagittario, con cui c'è della tensione in questo momento, o comunque avete due caratteri molto forti. È possibile che ci sia tensione o ci sia un po' di scontro. Vediamo un po'. Oppure ti vedo, se sei singolo, per esempio alla conquista, avendo ripreso tutte le tue forze. Vediamo. Cosa quindi ti porta a Venere in Ariete dal 5 al 29 aprile? In amore. L'appeso. La luna. Il Papa. Tre arcani maggiori abbiamo qua. Significa che è un momento molto importante qua, eh? Allora, se stai connettendo già con qualcuno e qua vedo che c'è tensione, comunque avete due caratteri molto forti, io vedo che è una situazione, io vedo che in questi giorni ci possono essere delle situazioni di fermo che ti possono creare un po' di ansietà. Cioè delle situazioni oppure delle situazioni di fermo che ti possono creare un po' di angoscia interna tua. Comunque abbiamo tutti arcani maggiori, quindi significa che è un momento di click click epocale per te questo, eh? Il Papa poi qua mi parla. Vediamo l'energia del Papa qual è? Qual è l'energia del Papa? Della giustizia, mio Dio, tutti arcani maggiori. Guarda, io vedo qua una cosa. Qua c'è qualcuno, il Papa con la giustizia. Qua mi parla di una persona che sa esattamente cosa vuole. Ti vedo a te anche molto esigente, te lo dicevo anche qui. Una persona che sa esattamente cosa vuole. La giustizia mi parla di una persona che farà le scelte giuste nei tuoi confronti, con l'intenzione di apprezzarti e di fare le cose giuste nei tuoi confronti. Io vedo assolutamente questa persona che arriva con tanta determinazione, anche una persona di un certo spessore, con la giustizia mi parla di azioni giuste nei tuoi confronti, azioni di valore nei tuoi confronti con il Papa. Quindi qua vedo all'inizio un momento un po' di fermo che ti può dare delle preoccupazioni, e qua vedo una risoluzione anche rispetto a situazioni che ti davano preoccupazione. Sì, qua abbiamo forti segni del pesci, cancro,
Toro e Bilancia. Abbiamo tutti arcani maggiori, significa che è un momento forte per te, di cambio. Paggio di bastoni, sì. Qua è possibile che tu prenda anche la decisione, io ti vedo molto esigente come persona, non ti confronti con una persona chiunque, va bene? Con chiunque, ma ti confronterai con una persona di un certo spessore e di una certa esigenza anche come te. Vediamo un po', carta... Cosa arriva in positivo per il leone? Il 6 di coppe al positivo. A chi è che manchi così tanto? Allora, per alcuni di voi c'è una persona che conoscete bene a cui manchi. Con cui risolverete qualcosa di molto importante che ha a che fare con un fermo, con un blocco. Peraltro il 6 di coppe al positivo mi parla di un rincontro con l'amore che torna di nuovo a fluire nella tua vita, con una persona qua di tanto di spessore. Credo alla fine, intorno al 25-29 aprile, qua arriva questa cosa. Vediamo un po' il lato negativo. Qual è la carta negativa? Il 6 di spade. È come se a te ti costasse fare questo cambio. Paggio di bastoni, è come se ti costasse, per alcuni di voi che parlano con questa persona che conoscono molto bene, vi può costare parlare con questa persona e risolvere delle questioni, perché vi vedo molto esigenti, ma io qua vedo che c'è a vostro favore questo incontro, per alcuni di voi. Vediamo perché il nuovo, la carta negativa, perché il 6 di spade. La temperanza, sì, vi può costare mettere equilibrio con questa persona che conoscete bene, che questo si svilupperà a fine mese. E... È come se mi dice c'è mancanza di equilibrio, oppure mancanza di comunicazione, oppure c'è una distanza che porta a o un disequilibrio tra di voi e questo può generare delle ansie, dei fermi. Mm. Sì, può darsi per lavoro anche. Vediamo un po' qual è la direzione per te. Il 7 di denari, avere pazienza. È come se tu non avessi pazienza, no, con questa persona, o poi o la pazienza si può un po' venir meno, no? E la sfida per te con quella direzione è avere pazienza. Ti può costare 10 bastoni avere pazienza, però ti dicono abbi pazienza perché il meglio sta arrivando. Vediamo un po' carte finali di fine aprile. 5 di denari, 7 di bastoni, 5 di bastoni. Ragazzi miei, qua gliela fate sudare a una persona. Se è una persona che già conoscete, con cui vedo qui un chiarimento che voi faticate ad avere con questa persona, però io qua, perché magari c'è tensione con questa persona, ti chiedo di avere pazienza, perché qua è possibile che ci sia un chiarimento con questa persona che come se non vi tratta proprio, non vi ha trattato come meritavate essere trattati. Quindi vedo che ci possono essere delle discussioni con questa persona. Uno dice una cosa, uno dice un'altra, e quindi tu sei molto esigente e quindi vuoi imporre la tua visione. E qua vedo che può esserci un po' di mancanza di equilibrio proprio per questo motivo. Se è una persona nuova, io credo che c'è 100% una persona nuova, è possibile questa persona abbia a che fare una persona che vuole fare le cose fatte bene insieme a te, 100%, il Papa, la giustizia, meglio di così. Ti chiedono di avere pazienza perché questa è una relazione che ha potenziale. È possibile che siccome questa persona abbia delle responsabilità importanti, magari anche responsabilità di natura legale o delle cose importanti da fare, ci possano essere un po' di questioni relative un po' di mancanza di fiducia in queste situazioni che magari lo tengono lontano da te o comunque può generarsi un po' di tensione tra di voi. Vediamo un po' cosa viene dopo il 5 di bastoni. Viene il 2 di coppe. Te l'ho detto, cosa viene dopo il 5 di bastoni? Il 2 di coppe. Questa è una relazione che ha tantissimo potenziale. Mi può parlare di una persona nuova,
E tu, io ti dico anche questa cosa, per alcuni di voi che hanno in mente una persona è quella, va bene? Con cui magari c'è tensione, ci sono momenti di blocco che ti creano anche della frustrazione interna, ok, si risolvono le cose. Per molti di voi qua è una persona completamente nuova che risveglia la voglia di amare in te. Ti chiedo di avere pazienza, perché è una persona che è del tuo spessore. Va bene? Ti chiedo di avere pazienza perché in questi tempi si può generare una situazione che per motivi magari lavorativi e di responsabilità grosse che ha questa persona, magari non vi vedete, oppure ci sono delle discussioni inerenti a queste responsabilità che ha questa persona. Però ho chiesto cosa viene dopo il conflitto del 5 di bastoni, avviene il 2 di coppe, che è la carta dell'amore, della condivisione. Voglio vedere a cosa è legato il 5 di denari. Al 3 di coppe, qua c'è una persona che o non ti ha preso seriamente e tu vuoi essere presa seriamente, ti sei sentito, ti puoi sentire un po' messo da parte, non prendersi, esserti presa seriamente, e quindi, o magari sì, per questo. Vediamo l'energia del 7 di bastoni, del paggio di spade, è come se ci fossero un po' di difficoltà, un po' di discussioni relative alla mancanza di fiducia. Tu sei molto esigente, ripeto, e quindi le discussioni avranno buon fine con il 2 di coppe. Ok? Come se tu non ti fidi di quello che ti dice questa persona, ti vedo un po' in questa situazione di ansietà, però vedo qua che col 2 di coppe assolutamente c'è un nuovo inizio, lo dicevano anche qua, ricordiamo qua c'è la carta fusione di sentimenti che già ce lo preannunciava, d'accordo? Ok. Andiamo a vedere adesso con i miei oracoli, lui, lei, cosa ti dirà questa persona. Ricordo a tutte le ragazze nuove, i ragazzi nuovi, i miei oracoli, lui, lei, sono disponibili sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Vuoi la verità? La verità è che non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato, perdonami. Quindi qua abbiamo una persona che non si è sentita degna di nulla ed è scappata da una condizione con te, da una relazione, qualcosa che mette un pausa, un fermo alla situazione per i primi giorni qua della Venere in Ariete, ok? Però qua si sblocca intorno al 2025. Quindi la vedo così assolutamente, sì. C'è qualcuno che chiede perdono. Vediamo un po'. Qua ti viene chiesta pazienza, tu sei stanca di avere pazienza, ecco perché te la mettono come direzione, mi spiego? Vediamo un po' cos'altro ti dirà questa persona. Lotterò per te. Questa è una persona che vuole lottare per te. Cos'altro ti dirà questa persona? Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto, perché ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. Questa persona non avrebbe mai creduto possibile di amarti così come ti ama. Quindi, ragazzi miei ragazzi, bella tosta qua, bella intensa. Vediamo cosa ti dice l'altro oracolo. Le parche, costruire palazzi, il potere superiore. Ragazzi, qua c'è un incontro del destino. Destino, affinché si mettano le basi per qualcosa, costruire palazzi, cioè si mettono le basi per qualcosa. Quindi due carte del destino, le parche, potere superiore, che ti dicono con questa persona si può costruire, c'è grande potenziale, te l'ho già detto, nonostante i primi giorni di questa Venere in Ariete ti puoi trovare un po' scombussolata nelle cose, oppure questo si può verificare qualche giorno dopo, alla fine di questo transito di Venere in Ariete tu vedrai quello che ti ho detto. Se non vi risuona aspettate, perché questo è il senso. Ricordati di avere pazienza anche se ce l'hai un po' al limite. Vediamo due altre. Al mare, questa è la pazienza, vedi tutto fluisce. Non è per voi, questa è la carta che ti vede, questa è la carta che si riferisce un po' a di battibecchio, delle discussioni che ci possono essere, di quelle che ti ho detto prima. Magari non ti ha preso seriamente, tu pensi che non ti prenda seriamente questa persona, non è per te questo. E glielo ribadisci, tu sei molto esigente. Ricordiamo che finisce tutto col 2 di coppe, ok? Quindi ragazze mie e ragazzi, stesa intensissima, complimenti a tutte e a tutti, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!